saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con l'armatura di Iron Man, un'armatura alta 60 cm in scala 1:3, edizione De Agostini Marvel 2022, e questa è l'uscita numero 116. Come sapete ormai tutti, l'armatura terminava alla numero 100, poi per chi voleva e decideva quindi di continuare le 20 uscite opzionali dell'armatura danneggiata, le portava avanti, e così come ho fatto io, questa quindi è la numero 16 delle 20 previste. Andiamo a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Questa è la seconda di copertina che si ripete su tutte le collezioni dove troviamo i numeri utili e i servizi. E qui, per chi lo desidera, potrà dare, oltre che guardare le immagini, lettura dei testi che sono veramente interessanti, soprattutto per quelli che davvero amano Iron Man. E mentre voi vi prendete il tempo di leggere, io doverosamente e volutamente ringrazio tutti i miei iscritti e le persone che mi seguono. Ricordo a quelli che ancora non si sono iscritti, qualora ne avessero piacere, di iscriversi al canale, attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist, perché sto anche costruendo altre cose, tra le quali l'armatura, o meglio il Cyborg Robocop, che è alto 62 cm, edizione De Agostini, e il Mazinga Z, edizione Hachette, alto 75 cm, ma che una volta appoggiato sul centro ricerche fotoniche arriverà a 90 cm. Guardate che spettacolo queste immagini. Ringrazio anche le persone che, dopo il mio messaggio dove chiedevo un aiuto da parte vostra quando state guardando un video e vi compare la scritta salta annuncio, io vi chiedevo: ragazzi, se volete davvero aiutarmi, anche se dà fastidio guardare la pubblicità e uno vuole subito andare avanti per vedere quello che è interessato a vedere, vi chiedevo di non saltare l'annuncio. E vedo che state facendo così. Grazie con tutto il mio cuore, grazie, perché il canale potrà continuare a proporvi sempre cose nuove. Non basta solo la passione, e questo non devo certamente insegnarvelo io. La maggior parte di noi nella vita, quando decidi di fare qualcosa, ci mette tutto se stesso, ma non sempre purtroppo si riescono a ottenere i risultati. Ecco qua, abbiamo quasi finito. Nella prossima uscita, che è già in mio possesso, costruisci la seconda parte della gamba dell'armatura danneggiata. E poi stiamo quasi arrivando finalmente alla fine. Dico finalmente perché, insomma, è bello fare una collezione, ma è anche bello terminarla, perché quando si termina una collezione non soltanto ovviamente si finisce il modello,
ma ci si può dedicare all'acquisto di altri, perché non siamo una banca, i soldi sono quelli che sono. Ed ecco qua, questo è quello che troviamo, sono i pezzi che abbiamo trovato nell'uscita numero 15, soltanto che qua abbiamo la parte destra, vedete R, e nel numero 115 avevamo la parte sinistra. In questa uscita eseguirai sulla gamba destra operazioni equivalenti a quelle che hai compiuto nell'uscita 115. Sostituirai 2 piastre di protezione sulla coscia destra. Quello che vi dico e che ho anche detto rispondendo a molti messaggi privati che mi mandate, e vi ringrazio di questo, dei commenti, della vostra presenza. Sappiate anche che ci sono 6 gruppi su Facebook miei, ognuno dedicato ovviamente ad ogni costruzione che sto facendo. Stavo appunto dicendovi prima, quello che vi rispondo nei commenti ve lo dico anche adesso. La De Agostini ovviamente non ha potuto far un'armatura danneggiata completa, ci sarebbe costata altri 1200 euro. Quindi è andata a sostituire delle parti molto semplici, semplicemente a pressione da inserire, e con una leggera leva andarle invece a rimuovere, fatta eccezione per la parte superiore del torace, che adesso poi andiamo a vedere. Eccola qua, dove si vanno a rimuovere le 2 borchie, si svitano queste 2 viti e poi, ecco qua, si vanno a rimuovere questa protezione dietro, questa, e si svitano le viti anche qua sotto. Anzi, aspettate un attimo. No, questa qua viene via già senza muovere queste, quindi, come ho detto prima, ma senza aggiungere altro, si levano le 2 borchie, si svitano queste viti e possiamo rimuovere questo pezzo. E adesso vi faccio vedere tutto quello che abbiamo montato fino all'uscita numero 116 di questa splendida armatura. Ed eccoci qua, guardate, ovviamente escludendo la parte superiore completa di Ironman, tutto ciò che è appoggiato per terra è tutto frutto delle 15 uscite opzionali di questa armatura danneggiata. Direi che non c'è poco, non c'è poco. Ecco, quindi ecco, come vi dicevo prima, le uniche parti da svitare per poter poi sostituire le parti sane con quelle danneggiate sono queste 2 viti sotto le borchie. E prima, quando vi facevo vedere sul fianco di dover svitare altre viti e mi sono sbagliato, mi confondevo con la parte più bassa, quindi proprio l'addome, non il torace, dove abbiamo altre 2 viti da questo lato e 2 da questo, che abbiamo quella copertura seghettata sui 2 fianchi. Quindi ecco, alla fine le uniche parti da smontare saranno, con le viti, saranno queste. Tutto il resto è stato progettato per avere un interscambio molto semplice. Questo per rispondere a molti di voi quando mi dicono: Michele, però è inverosimile, ad esempio, che si possa danneggiare il muscolo ma non la parte laterale. Avete anche ragione, però questa è un'idea di un'armatura danneggiata, perché se dovessimo andare anche a smontare tutte le viti all'interno, voi che l'avete montato sicuramente mi capirete e non serve che io vi dica nulla in più, senza contare quanto detto già prima, costerebbe tutto, quindi dall'inizio alla fine. A questo punto un'armatura intera e una completamente danneggiata, che sarebbe stato anche bello, ma un po' meno per quanto riguarda i soldini da spendere, ovviamente. Bene, guardate che spettacolo, io trovo che sia bellissimo. Qui, come detto altre volte, funziona tutto bene, senza nessun tipo
di movimento impreciso. Andate a vedere tutti i miei video, troverete ad ogni video consigli e soluzioni possibili laddove siano necessarie per quanto riguarda la funzionalità e la stabilità dell'armatura. Queste sono le due parti interne della coscia, destra e sinistra, metalliche. La mano. Già solo questo io trovo che sia bellissimo e certamente non vale solo 10,99 €. Questa è la parte che mi piace anche tanto, dove c'è l'addome superiore colpito sul lato sinistro da due proiettili che sono proprio fuori, ricavati dall'interno. Come potete vedere abbiamo la plastica che è stata spostata qui, ovviamente scaldata a caldo e poi presentata in questa maniera eccellente, bellissima. Il vetrino copri reattore ARC, addirittura anche queste parti argentate sono state rivisitate e quindi rese anch'esse danneggiate. Le borchie che abbiamo sulla nostra armatura perfetta sono argentate e queste sono completamente annerite. Evidentemente quando è stato colpito l'addome superiore il calore le ha bruciate, le ha rese nere. Nel prossimo numero, che è il 117, vi farò vedere quella modifica sostanziale importantissima che vi ho fatto già vedere nell'uscita numero 96, ma che magari qualcuno di voi può essersi anche persa, chiedo scusa. Quindi adesso procediamo con il video numero 117. Io vi ringrazio del vostro tempo. Guardate che spettacolo, e soltanto coloro i quali ce l'hanno a casa questa armatura comprenderanno quello che io sto per dirvi. Quando io stesso guardo il video di questa armatura trovo che così visivamente sembra che ci siano delle imperfezioni in scala rispetto alla testa che può sembrare nel video più piccola o altre cose. Non è così, ragazzi, non è così. È bellissima dal vivo. Quindi vi garantisco che tutto è fatto in scala perfettamente. Non parliamo poi, ma questo lo vedremo alla fine di questa opzionale uscita, o meglio di queste 20 opzionali uscite, le 20. Alla fine farò chiaramente vedere un Ironman non danneggiato sulla base premium da 52 cm di diametro e di 4 kg di peso. Andate a vedere i video precedenti, io specifico tutto ad ogni video. Poi andremo a vedere un altro Ironman danneggiato, quindi con tutte le 20 uscite opzionali, così lo vedrete completo anche di questa armatura danneggiata. E poi invece un altro in fase di atterraggio, che secondo me è una delle più belle fasi e che vi potrà solo riuscire se voi andrete a vedere le immagini che io ho specificato nel video dedicato, dove si vede la parte principale inferiore, cioè soltanto le due gambe, dove c'è poi l'attaccatura del bacino, e ti fanno vedere che quella è la posizione vista dall'alto che bisogna assumere sia come inclinazioni che direzioni per poter poi aver garantita la posa finale. Diversamente non ci riuscirete mai, oppure vi rimarrà una posa gobba, così come si dice. Bene ragazzi, Michele vi saluta, vi ringrazia del vostro tempo e vi dà appuntamento al prossimo video, come già detto, il 117 dell'armatura danneggiata. Ciao, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari.